Ciao amici di WeDrive e bentornati sul nostro canale. No, non stiamo per partire per l'inizio di un nuovo test ride e no, non siamo in concessionario per mostrarvi un nuovo modello da poco arrivato, bensì la presenza di questo casco e di questo giaccone vi lascia solo intendere ad un unico obiettivo, ovvero quello di poter parlare di un interesse, di una voglia, di una volontà, che è quella di poter percorrere tanti chilometri o al contrario di poterci spostare per tanti giorni in sella alla nostra moto. Abbiamo scelto, grazie agli amici di Yamaha Debert Bari, concessionario ufficiale Yamaha appunto, un modello che per noi incarna appieno questo sentimento, ovvero Tracer 9 GT, quindi nella sua versione declinazione più accessoriata e ricca di dettagli, tutti quei dettagli che ci renderà poi possibile poter andare a affrontare quello che sarà un weekend di tante curve piuttosto che un lungo trasferimento di tanti chilometri. Partiamo quindi ora spiegandovi quali sono, secondo il nostro punto di vista, tutti quegli aspetti che renderanno sicuramente più sicuro, piacevole e affidabile il nostro trasferimento. Beh, in primis l'impianto di illuminazione, la fanalleria del nostro modello. Reputiamo che in Yamaha abbiano scelto delle soluzioni veramente intelligenti. Ora andrò ad accendere la moto per farvelo vedere, ma un impianto totalmente LED ci permette di poter avere sempre il massimo controllo delle nostre strade, le strade dove andremo a impostare le nostre curve, i nostri trasferimenti. La parte superiore, come potete notare, è dedicata a tutto quello che riguarda le luci di posizione e nella parte bassa questi altri due gruppi dotati per l'illuminazione in anabagliante e abbagliante. Perfetto. Lasciamo la nostra Tracer 9 GT accesa, andiamo ora a parlare di un altro aspetto molto importante, tutto l'impianto sospensioni. In questo modello abbiamo all'anteriore un semiregolabile Kayaba, differente appunto, non presente nella versione normale, e un Öhlins al posteriore, anch'esso regolabile. Quindi tanta attenzione a quello che purtroppo è una problematica, un disagio presente sulle nostre strade, soprattutto quelle appunto italiane, ovvero buche, dossi, crepe, tutto quello che per noi motociclisti è sempre un aspetto molto delicato. Ora invece, per quanto riguarda il posteriore di questa moto, vorrei porre un attimo l'attenzione su quello che è tutto il nostro set di accessori, quindi casco, giaccone, guanti, cellulare. Dove poter mettere tutto questo? Beh, sicuramente molto comodo è nell'anteriore la presenza di una presa di ricarica. Qui lateralmente andremo quindi a inserire quello che potrà essere un adattatore di ricarica, eccolo qui come potete notare, e posizionare magari al centro del nostro doppio schermo TFT 3,5 pollici ciascuno a colori il nostro smartphone, così possibile integrare tutto quello che concerne le informazioni di navigazione. E mentre per quanto riguarda il casco e il giaccone, beh, non a caso ho voluto lasciare libera la fiancata destra della nostra Tracer per mostrarvi le valigie. Molto pratiche, personalmente le ho trovate anche molto belle, non la classica forma ma molto più smussate, e con questo piano black delle plastiche satinate rende sicuramente ottimo l'abbinamento con la colorazione Icon Blue del nostro modello. Semplicissimo tra l'altro poi il fissaggio. Qui abbiamo una guida nella parte inferiore che ci permette appunto l'ancoraggio basso delle nostre valigie e poi su due ganci molto pratici e comodi. Andiamo poi a richiuderlo e in questo punto, attraverso appunto l'utilizzo della serratura, abbiamo ancorato la nostra valigia. Il tastino nella parte anteriore ci permette poi di aprirla. Questa palette ci indica appunto l'apertura della valigia, che potete notare ha veramente un'ampia capacità di carico, e quindi approfittarne in questo caso ripiegando il nostro giaccone e inserendolo. Una volta inserito, come potete notare, grazie alla possibilità di poter sganciare questa letta,
siamo riusciti ad alloggiare in maniera molto facile e comoda il nostro giaccone all'interno. Posteriormente, inoltre, ci tengo anche ad aggiungere la possibilità di poter aggiungere il bauletto. In Yamaha hanno voluto pensare a ben due diverse declinazioni con due differenti capacità in litri, quindi ovviamente in base alle vostre esigenze andrete lì a scegliere qual è il modello secondo voi più votato per la capacità di carico che più vi serve durante appunto i vostri viaggi. In ultimo, ma non ultimo per importanza, tutto quello che concerne la tecnologia di questa moto. Ed è veramente importante sottolineare come tutti gli aiuti elettronici che vanno appunto dall'ABS, il traction control, l'antisbandamento o le mappature del motore rendono veramente pratico, utile e comodo l'utilizzo di 119 cavalli sulle nostre strade, tenendo conto che è un peso importante ma non esagerato, tenendo conto che i nostri spostamenti in questa moto saranno spesso accompagnati da un passeggero, al seguito anche di molti o tanti bagagli. In ultimo, che cosa posso dirvi? Sicuramente piacevole, sicuramente una moto votata ai lunghi trasferimenti, una moto pensata per poter declinare in ottica gran turistica, in ottica adventure, tutto quello che concerne il trasferimento e un lungo viaggio. 119 cavalli dell'ormai blasonato e conosciuto CP3, un motore molto prestante e molto valido, 3 cilindri di casa Yamaha. Io non posso far altro ora che salutarvi, ringraziarvi per aver visto questo video, ringraziare il concessionario Debert Yamaha Bari per averci offerto ancora una volta la possibilità di portarvi insieme a noi alla scoperta di un prodotto particolare come può essere questa Tracer 9 GT, e non posso far altro che invitarvi non tanto a mettere mi piace o iscrivervi al canale, che spero voi abbiate già fatto, quanto a decidere anche voi qual è la moto più giusta per i vostri viaggi e quindi prendere forza, investire in una bella sana passione e scegliere appunto le due ruote più giuste per voi.